Bentornati nel nostro rifugio, il luogo dove il luccichio delle copertine si scioglie e lascia emergere il battito nudo delle emozioni. State guardando Segreti Turchi, l'unico angolo del web che rifiuta la superficialità e sceglie la strada più scomoda, quella della verità che graffia, che consola, che resta. Oggi non parliamo di copioni né di look da tappeto rosso. Oggi scendiamo in una storia fragile e potente, l'incrocio spaventoso fra paternità, perdita e una lealtà che non ha bisogno di urlare per esistere. Parliamo di Cenk Torun, del vortice che ha investito la sua sfera privata, e di un faro inaspettato apparso nelle acque scure sotto forma di Massine Merabet. Prima di entrare in questo territorio di ombre e sussurri, vi chiediamo di restare ancorati alla nostra comunità. Iscrivetevi, lasciate un like a sostegno della dignità di questa storia, e se volete sostenere un racconto indipendente fatto di cura, cliccate su Join. È grazie a voi se le luci restano accese e la parola trova casa. Ora, seguiamo il filo dove un padre combatte per il legame più prezioso. Nel panorama abbagliante dello showbiz turco, dove il riflettore sa nascondere il dolore e l'applauso copre la voce dell'anima, un silenzio inquieto ha cominciato a correre di corridoio in corridoio, a spandersi nelle salette dei produttori e negli angoli discreti dei caffè di Istanbul. Questi sussurri non parlano di ascolti o incassi. Parlano di Cenk Torun, di un passaggio della sua vita adulta tra i più duri da sostenere, di un labirinto di ansie legali e scosse emotive che pochi riuscirebbero a reggere con la compostezza che lui mostra. Non è il solito attrito da celebrità, non è un litigio per la locandina o un fastidio da paparazzi. Qui la pressione grava sui confini più custoditi del cuore, dove l'identità si intreccia con la paternità e si scontra con gli spigoli gelidi dell'incertezza giudiziaria. Da fonti ben addentro agli ambienti legali, e da confidenze mormorate da chi conosce l'uomo oltre la persona pubblica, arriva voce che il passato sia tornato a interrogare il presente di Cenk. Si mormora che la sua ex moglie abbia presentato in tribunale una formale richiesta di revisione degli accordi di custodia riguardo al loro bambino. A chi non ha vissuto una vicenda simile può sembrare burocrazia, carta che passa di mano. Per un padre, invece, è un terremoto. Un atto così mette sul tavolo nuovi confini, ipotesi di limiti capaci di tagliare chirurgicamente nelle ore che Cenk vive e respira per suo figlio. Il giudice dovrà pesare ogni passo secondo l'unico principio che conta, l'interesse superiore del minore. Un ideale sacrosanto che, nella pratica, condanna spesso i genitori a mesi di attesa insonne, in un purgatorio dove nulla è garantito e il domani diventa fragile come un vetro sottile. Nessuna decisione è stata ancora messa nero su bianco, eppure attorno a Cenk l'aria sembra tesa, vibrante di un'attesa che punge. Gli amici raccontano che questo percorso ha inciso solchi invisibili nelle sue giornate, trasformando il quotidiano in un susseguirsi di corridoi, firme, colloqui, e in quel tipo di paura che invade anche le ore più silenziose della notte. Basta immaginare il peso specifico che grava sulle sue spalle, il terrore che i riti minuscoli della vita condivisa. Colazioni pasticciate, risate stropicciate dal sonno, pomeriggi segnati da avventure senza importanza, possano essere dosati da un decreto letto sotto una luce fredda, scritto in un linguaggio più freddo ancora. La mappa dei giorni con suo figlio potrebbe essere ridisegnata con meno punti di riferimento, meno domeniche, meno occasioni per essere il padre che lotta per essere. È proprio nel mezzo di questa burrasca, dove il passato bussando fa tremare il presente, che un nome è riemerso con forza silenziosa, Massine Merabet. C'è stato un tempo, non lontano, in cui la storia tra Cenk e Massine sembrava aver chiuso l'ultimo capitolo, il volume riposto nello scaffale del fu. Le strade si erano divise, la vita aveva spinto avanti senza pietà, i progetti professionali avevano reclamato tutta l'attenzione. Eppure, quando l'acqua si è fatta scura attorno a Cenk, qualcosa nell'aria è cambiato. Non uno spettacolo, non una regia da social. Non il rientro in scena studiato per la macchina dei click. Piuttosto la morbidezza discreta di una mano tesa nel buio. Chi osserva ai margini parla di messaggi spediti nella notte, corde lanciate oltre l'abisso digitale, e di telefonate che, una volta esaurite le parole, restano aggrappate a silenzi comodi,
quelli che appartengono a chi si conosce davvero. Il sostegno di Maassine, dicono, è misurato e reale. Non è teatro, non è posa. Non inonda il mondo di dichiarazioni, non accende curiosità con frasi criptiche. Non mette in scena la cura, la pratica. Si racconta di confronti pacati in cui le paure di Cenk trovano rifugio, di momenti ritagliati lontano dagli obiettivi e dai microfoni, dove non c'è da mostrare nulla e c'è tutto da custodire. Non si tratta di riaccendere in neon una storia. Si tratta di fare da argine a un amico che guarda nell'ignoto. Ma il cuore ha la memoria lunga e testarda. E allora la domanda scivola piano, sotto la cenere è rimasta una brace, in attesa che l'avversità soffiasse perché tornasse a brillare. Oppure qui vediamo due adulti il cui amore è diventato altro, più solido e meno incandescente, una lealtà che non scompare quando finisce il film. Per Cenk, tutto questo funziona da crogiolo, un banco di prova che misura la tempra. Chi gli è vicino descrive un uomo riservato, protettivo con la sua intimità, devoto a suo figlio. Ora, nel silenzio fra un'udienza e l'altra, quando il peso supera la forza di una sola schiena, c'è un salvagente che lui stesso ha definito inestimabile, la presenza sobria di Maassine. Vale la pena fermarsi su questo equilibrio. In un'epoca in cui gli ex spesso si combattono in piazza, la dignità quieta di lei è una rarità. E voi? Credete che una grande storia d'amore trovi una seconda vita come amicizia profonda? O è un lusso raro incontrare questa fedeltà dopo una separazione? Raccontateci le vostre idee nei commenti. E ricordate, il tasto Join è il modo più diretto per permetterci di continuare a portarvi questi affondi rispettosi, pieni di sfumature. Il vostro sostegno è la spina dorsale di Segreti Turchi. Non aspettatevi fuochi d'artificio. Qui non ci sono passeggiate orchestrate sotto i flash, né didascalie affannate per incendiare le fanpage. Esiste un patto più quieto, quasi sacro. Maassine non controlla il racconto, lo protegge. Offre a Cenk un luogo in cui deporre il peso del dover essere irremovibile e tornare a respirare da essere umano. Gli incontri privati avverrebbero in luoghi appartati, scelti non per il brivido del segreto, ma per la gentilezza della privacy. Hai al glamour Cade come una veste leggera, e restano due persone che scelgono la cura. E la domanda rimbalza, riempie i commenti e i tavolini dei bar, dove porterà tutto questo? I cinici dicono che la vicinanza nata in emergenza non dura, che quando le carte si assesteranno e l'adrenalina finirà anche il filo che li unisce. I romantici rispondono che la durezza delle prove mette a fuoco ciò che conta, che i legami temprati dal fuoco non si spezzano, cambiano forma. Crescono. Diventano duri a morire. Il fatto che Maassine abbia scelto il silenzio, al posto di proclami pubblici, alimenta soltanto il mistero. La sua calma sa di intento, non rubare la scena alla battaglia centrale di Cenk, proteggere ciò che è fragile evitandogli un nome prima del tempo. Intanto il dibattito online crepita. I feed si riempiono di letture opposte. Una metà applaude alla maturità. Due persone che si sono amate trovano una nuova forma di quella stessa forza, fatta di rispetto e gratitudine per la storia condivisa. L'altra metà sussurra che certi cuori non tacciono davvero, se le chiamate si allungano oltre la mezzanotte e il conforto è più profondo dell'amicizia, forse ciò che le ha unite un tempo respira ancora sotto la superficie. Ciò che resta innegabile è che i nomi Cenk Torun e Maassine Merabet oggi tornano a farsi compagnia, non per un copione, non per una premiere, ma per una prova che misura il carattere. Cenk si è ritirato un poco, preferendo gli angoli tranquilli alle folle, la quiete alla calca dei red carpet. Riunioni strategiche si confondono con albe ansiose. Ci sono notti in cui il futuro vacilla, in cui immagina un calendario con meno giorni condivisi con suo figlio e sente la terra inclinarsi. In quel mondo inclinato, la presenza di chi ricorda la sua versione invisibile al clamore, quella che esiste oltre l'applauso, non è un lusso. È una corda lanciata a un uomo che nuota controcorrente. Dall'altra parte, l'ex moglie di Cenk mantiene il silenzio. Chi maneggia i comunicati ufficiali non ne ha da offrire.
I dettagli sono protetti dal riserbo del diritto di famiglia, e il tribunale procede al suo passo lento e inesorabile. Ogni rinvio amplifica la suspense, ogni parola non detta cresce nel vuoto. Quando la decisione arriverà, aprirà un nuovo capitolo, forse il più determinante, non solo per Cenk ma per tutti coloro che orbitano attorno al bambino al centro di questa costellazione fragile. La solidarietà di Maassine sfugge alle etichette, non sfila, sostiene. Non esibisce, custodisce. Ricorda a tutti che, in un mondo di filtri e luci calde, le cose quiete contano ancora. Per ora entrambi tengono vicina la dignità e strette le parole. Le telecamere cercano tracce, i fan decifrano sguardi e respiri, e noi aspettiamo il colpo di martelletto che ridisegnerà i giorni. Alla fine, questa non è solo la storia di due volti conosciuti. È una storia sulla resilienza dello spirito quando la minaccia di perdere ciò che ami ti morde alle caviglie. È la storia del potere di presentarsi, di restare, quando le luci sono spente. Piccoli atti. Un messaggio in più, uno sguardo che non trema, una promessa mantenuta, difendono l'argine contro lo sconforto. L'universo del gossip ha già iniziato a tessere nuove trame, a scommettere su finali, a leggere i fondi di caffè, e tutti attendono dettagli che potrebbero emergere da un giorno all'altro. Ma per Cenk, e per Maassine, l'unico pubblico che conta è quello allo specchio, e l'unico critico è la coscienza. Noi, da parte nostra, resteremo in ascolto, pronti a raccontare senza giudicare, con la stessa empatia con cui vi abbiamo accompagnato fin qui. Grazie per aver attraversato con noi questo paesaggio emotivo. Questa è stata una presentazione speciale di Segreti Turchi. Se questa storia vi ha toccato, non dimenticate di iscrivervi, attivare la campanella e sostenere con il Jain la nostra missione di racconto rispettoso. Abbiate cura dei vostri cari. E ricordate, la vera lealtà non grida. Sussurra. Arrivederci.